Salve, io sono Thesaurus e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Wow, quanto tempo che non dicevo qualcosa di simile, e sì, è passato un po' di tempo e di questo me ne scuso, ma se volete sapere di più riguardo la mia assenza e i cambiamenti che ho portato a questo canale, beh, rimanete fino alla fine del video. Per ora passiamo subito all'argomento. E l'argomento di oggi è uno dei più interessanti secondo me, o almeno tra quelli che ho trattato finora. Infatti, oggi vedremo due gruppi, o per meglio dire un gruppo in particolare e una specie singola di tetrapodi, ossia di animali vertebrati su quattro zampe, che dopo essersi lasciati alle spalle l'ambiente acquatico ci hanno poi fatto ritorno. Questa sarà una serie che avrà una apposita playlist e il suo nome sarà Water Reptiles. Ma bando alle ciance e passiamo subito al primo gruppo di oggi, quello dei mesosauri. L'ordine dei Mesosauria comprendeva un ristretto novero di genere e specie, tutte di abitudini acquatiche. Non si sa per certo se questi animali abitassero le coste, secondo vecchie interpretazioni essi abitavano i fiumi, quindi aree fluviali, mentre secondo le più recenti teorie abitavano probabilmente coste oppure laghi persalini. Ora, questi animali possono effettivamente apparire abbastanza minacciosi, con un aspetto abbastanza terrificante. Infatti presentano una testa molto grande rispetto al corpo, irta di denti affilati. Tuttavia bisogna ricordare che questi animali probabilmente dal vivo non ci avrebbero fatto poi tanta paura, poiché non erano più grandi di 1 metro, quindi non superavano, diciamo, in lunghezza il metro. Ora, una caratteristica importante, che come vedrete sarà ricorrente in molti animali di cui parleremo in questa serie, è la posizione delle narici sopra il capo dell'animale. Questo probabilmente permetteva all'animale di respirare, di tenere quindi le narici fuori dall'acqua mentre tutto il corpo rimaneva sommerso, utile per nascondersi ai predatori o in certi casi anche alle prede. Ora, oltre alla testa molto grande irta di questi lunghi denti, bisogna, notare come la coda probabilmente fosse utilizzata per nuotare e probabilmente era appiattita a tale scopo. Ora, le zampe dei mesosauri probabilmente non gli consentivano grandi movimenti, grandi spostamenti fuori dall'acqua, e bisogna dire che in generale il movimento dei mesosauri al di fuori dell'acqua, se gli era effettivamente concesso, sarebbe stato un movimento goffo, lento, simile a quello delle tartarughe marine. Quindi non sappiamo se questi animali uscissero o meno fuori dall'acqua e quanto tempo passavano poi fuori dall'acqua, ma nel caso si sarebbero dovuti trascinare letteralmente sulla terraferma. Un'altra cosa che non si può vedere ovviamente se non dall'interno è una particolare condizione chiamata pachiostosi che si presenta in questi animali. La pachiostosi è un fenomeno per cui le ossa risultano particolarmente spesse. Ciò si presenta come adattamento alla vita acquatica, tuttavia la pachiostosi si può presentare anche in animali non necessariamente di abitudini anfibie o comunque acquatiche. Tra gli animali moderni che presentano la pachiostosi possiamo ricordare il gruppo dei sireni, ossia quello dei lamantini e dei dugonghi. Curiosamente, questo fenomeno, particolarmente evidente negli esemplari di questo genere, ha dato il nome appunto a un genere specifico di mesosauri, quello di Stereosternum, il cui nome significa petto spesso, proprio a indicare questa caratteristica. Altri generi appartenenti a Mesosaurus, oltre a Mesosaurus stesso, che è un po' il rappresentante della famiglia, sono Brasilosaurus, Stereosternum già citato, e Noteosaurus, il quale però è un nomen dubium, ossia non si sa se effettivamente sia valido come genere o come specie a sé stante, in quanto le prove fossili non sono così importanti, così evidenti da consentirci una chiara classificazione di questo animale. Dato che
anche nell'acqua i movimenti di questi animali non erano poi così veloci, e per molto tempo si è pensato che questi animali, anche per via della conformazione della bocca che un tempo, diciamo, era stata teorizzata in modo errato, fossero dei filtratori. Bene, in realtà poi si è visto che probabilmente questi animali si nutrivano semplicemente di crostacei della famiglia dei pigocefalomorfi. Abbiamo detto che non erano un granché negli spostamenti su terra, e come erano invece in acqua? Abbastanza mediocri anche lì. Di fatto il loro nuoto non era dei più veloci, ed è stato anche probabilmente questo la causa della loro scomparsa e in generale del loro declino. Infatti questi animali hanno avuto non proprio una grande fortuna evolutiva. Sono stati presenti sulla Terra tra 299 e 270 milioni di anni fa, dopodiché si sono estinti. Una cosa particolare è inoltre la loro distribuzione. Infatti erano presenti sia in Sudafrica che in Sud America. Ora, questo, tra altre cose ovviamente, ha aiutato Alfred Wegener nella sua teoria della deriva dei continenti, ipotizzando che questo animale non avrebbe mai potuto attraversare l'oceano, quindi per passare da un continente all'altro, ha teorizzato che questi due continenti dovessero essere attaccati o comunque l'uno vicino all'altro in tempi remoti. E questo effettivamente era vero. Quindi si può dire che Mesosaurus ha aiutato nella formulazione, per meglio dire, della teoria della deriva dei continenti. Un'ultima cosa prima di passare alla classificazione dei Mesosaurus e dei mesosauri in generale è che sappiamo, grazie a recenti scoperte paleontologiche, che questi animali erano probabilmente ovovivipari o comunque vivipari, grazie appunto a recenti scoperte paleontologiche. Probabilmente essi, come rappresentato nel disegno, nascevano a partire dalla coda, come facevano gli ittiosauri e anche, per esempio, i moderni mammiferi marini come il delfino. Ora, questa scoperta paleontologica è anche piuttosto importante perché questi embrioni fossili sono tra i primi mai ritrovati del gruppo degli amnioti, che è il grande gruppo che comprende Sauropsida, ossia i rettili, e Synapsida, i mammiferi, i loro antenati e i loro parenti estinti. Abbiamo visto che i mesosauri non hanno lasciato nessun discendente, però non abbiamo effettivamente parlato circa rapporti di parentela con qualche gruppo di rettili moderni, perché di fatto non ce ne sono. Ora, la classificazione del gruppo dell'ordine dei Mesosauria è un po' incerta, però ci sono due ipotesi che vanno per la maggiore. La prima li vede come parte del gruppo dei Pararettilia. Cosa sono i Pararettilia o pararettili, che dir si voglia? Beh, sono uno dei due grandi gruppi che compongono Sauropsida. L'altro è Eureptilia. Eureptilia comprende tutti, diciamo, i rettili moderni e anche gli uccelli, e più i loro parenti estinti o i loro antenati. Mentre Pararettilia, appunto Eureptilia, fa riferimento a veri rettili, quello è il suo significato. Pararettilia, ossia simili a rettili, presenta delle forme, presenta degli animali dalle, sembianze rettilomorfi, ma che di fatto non sono poi strettamente imparentati, pur avendo un antenato in comune, con i rettili moderni, con le forme odierne. E i pararettili non hanno lasciato alcun discendente. Secondo altri invece Mesosauria e Pararettili sarebbero stati in realtà due sister group, ossia avrebbero condiviso un antenato in comune, ma di fatto sarebbero state due gruppi distinti. Questa teoria in particolare è confermata dalla conformazione del cranio dei Mesosauria. Infatti essi presentano una finestra temporale, ossia un'apertura, ai lati del cranio, mentre
tutti i pararettili sono anapsidi, ossia non presentano aperture temporali. Negli Eureptilia, come vedremo successivamente, è presente sia la condizione anapside che la condizione diapside. Col tempo poi gli apsidi sono modificati, tant'è che per esempio le tartarughe, pur essendo discendenti di diapsidi, che cosa che non ho detto, hanno 2 aperture all'interno del cranio di apsida, no? Quindi 2 finestre temporali. Ecco, le tartarughe, pur essendo di fatto dei diapsidi modificati, presentano un cranio anapside, per dire, senza finestre temporali. È un po' un casino, sì, me ne rendo conto. Comunque, secondo alcuni, ritornando ai mesosauri, essi avrebbero quindi questa finestra temporale come carattere ancestrale, e che quindi questa finestra temporale sarebbe scomparsa in Pararettilia e poi Eureptilia, per poi ripresentarsi successivamente con i diapsidi. E quindi questo sarebbe un tratto basale di tutti i sauropsidi, quindi alla base tutti i sauropsidi presenterebbero una finestra temporale. Secondo altri invece, secondo altre teorie, appunto i pararettili comprendono i mesosauri, e questi ultimi avrebbero evoluto questa finestra temporale, che di solito ha lo scopo di alleggerire il cranio, successivamente, quindi sarebbe un carattere che essi avrebbero sviluppato solo successivamente. Andando avanti, adesso vediamo l'ultimo animale di oggi, che è un genere in particolare, quello di Spinoequalis. Ora, lasciamoci alle spalle i pararettili, con cui non avremmo a che fare probabilmente più per questo video, e andiamo verso gli Eureptilia. Gli Eureptilia hanno dato origine anche a varie forme estinte, e anche queste non ci servono per adesso. Arriviamo a Diapsida. Da qui abbiamo una diramazione. Da una parte i Neodiapsida, che comprendono i rettili moderni e gli uccelli, e dall'altra invece abbiamo forme più primitive come gli Aeroscelidia. Ed è a quest'ultimi a cui appartiene Spinoequalis, l'animale di cui parleremo tra poco. In generale gli Aeroscelidia non sono particolarmente conosciuti da chi magari non è un grande esperto dell'argomento preistoria, animali preistorici. Ciò è dovuto al fatto che non sono particolarmente interessanti. Ecco, hanno questa forma lacertiforme, ossia sostanzialmente assomigliano delle lucertole, probabilmente avevano abitudini arboicole o comunque terrestri simili a quelle delle lucertole, per lo più. I più importanti, diciamo, di questo gruppo sono Petrolacosaurus, che è uno dei più antichi, e poi Aeroscelis, che è quello che ha dato il nome al gruppo. Ma non è né di uno né dell'altro che andremo a parlare, ma di Spinoequalis. Ora, Spinoequalis, il nome del genere, deriva da una caratteristica che ci ha fatto proprio ritenere che questo fosse un animale di abitudini magari anche solo parzialmente acquatiche. Infatti, Spinoequalis significa spine uguali. E di che spine stiamo parlando? Stiamo parlando degli archi emali, che sarebbero la parte di sotto delle vertebre, la parte posteriore delle vertebre, le spine posteriori, diciamo, delle vertebre, e gli archi neurali, i quali avrebbero le stesse dimensioni in questo animale. E questo che effetto dava alla coda? Beh, la coda risultava appiattita, piuttosto piatta, simile a, diciamo, una foglia. Ecco, questo ha fatto supporre, ha fatto pensare agli scienziati che questo animale potesse avere abitudini acquatiche, dato che una coda del genere sarebbe utile per gli spostamenti nell'acqua. Di fatto non abbiamo altre evidenze, altre prove paleontologiche a supporto della tesi, ma se così fosse, questo sarebbe uno dei primi tetrapodi a essere ritornato all'ambiente acquatico. Infatti Spinoequalis era originario del Carbonifero, stiamo parlando di un periodo all'intorno tra i 305 e 300 milioni di anni fa, molto prima anche di
dei mesosauri, di Mesosaurus. Questo è molto particolare perché appunto lo renderebbe il primo del suo genere, di fatto. Tuttavia bisogna ricordare che non abbiamo abbastanza prove per confermare una vita effettivamente acquatica o anche solo anfibia di questo animale. Alcuni hanno ipotizzato che la coda servisse solo in momenti di emergenza e che appunto questo animale la usasse per scappare via quanto più velocemente possibile da un predatore buttandosi in acqua. Ora, non è impossibile che lo facesse, ma non è neanche impossibile che semplicemente questo animale passasse la maggior parte della sua vita in acqua e che non ci andasse solamente per sfuggire a un eventuale predatore. Purtroppo non abbiamo abbastanza reperti fossili e non abbiamo abbastanza evidenze fossili che ci confermino o una teoria o un'altra. Per quanto riguarda il suo areale di distribuzione, i suoi fossili sono stati ritrovati in Kansas, in Nord America. Non c'è molto altro da dire se non che a questo genere appartiene una sola specie, quindi è proprio il caso di dirlo, unico nel suo genere, Spinoequalis schutzi. A parte questo non ho più nient'altro da dirvi e se non ci si vede alla prossima. Bene. Prima di andare volevo dirvi che sono stato assente per motivi sia legati alla mia università, infatti ho fatto un cambiamento di corso, sia familiari, che ovviamente non vi starò a dire, che comunque proprio personali della mia sfera intima. Tuttavia sono tornato, ho cambiato qualcosa nel canale, come avete visto un po' il nome del canale che è passato ad essere Thesaurus, letteralmente te, a essere Thesaurus con la H, quindi Thesaurus dovrebbe essere, che ha anche il significato di vocabolario, questo per aumentare un po' la portata del pubblico, un po' perché avendo riscoperto la cedrata il tè è venuto un po' in secondo piano, quindi questa è la motivazione principale, e poi perché volevo dare un'area un po' più originale al canale. Di fatto quando ho aperto la mia pagina Facebook, una pagina Facebook di memi vecchissima, di memas vecchissime, avevo scelto tipo tra i nomi vari che ha avuto quella pagina anche il salotto del Thesaurus Rex, perché allora la battutina, il joke sul Thesaurus, no? Quindi, cioè, nel senso, il tirannosauro che beve il tè, non era poi così sfruttata come è adesso. Adesso ho visto che c'è molta più diffusione della parola, mentre il jokes Thesaurus, insomma, quindi dizionario e dinosauro, non è così sfruttato come quello che può essere invece il tè con il Thesaurus. Ho cambiato la miniatura del canale, ho cambiato varie cose nel canale. Per quanto riguarda la musica, probabilmente adesso starete semplicemente sentendo una musica free of copyrights, ma dalle prossime volte potreste incominciare a sentire qualcosa di diverso. Infatti un mio amico, che saluto, il signor Michele Sbata, si è offerto di farmi della musica di sottofondo al canale. Nient'altro da dire, siete ancora qui, come dice Netflix? E se sì, beh, vi ringrazio tanto. Solo che potreste sprecare meglio la vostra vita, lo dico per voi. Ciao!